Buongiorno cari amiche e cari amici nella stanza delle orchidee, più che altro buon Capodanno a tutti voi. Iniziamo questo anno insieme dopo 365 giorni, Giovanni, buon anno anche a te, ovviamente. Certo, a te. Buon anno. Angela, poi facciamo gli auguri di buon anno anche a Roberto, Fabrizio e Mimmo che sono E in anche regia. quelli fuori della stanza dell'orchidea. Certo. Chiaro, buon anno a tutti. Noi prima partiamo dai nostri amici, ma abbracciamo tutti, senza distinzione. Allora, iniziamo quest'anno, come nostra consuetudine, studiando insieme il buddismo, che non fa mai male. Partiamo alla grande. Però prima di iniziare, ascoltiamo un bellissimo brano musicale che la nostra amica Daniela, che è una bravissima concertista, ci ha voluto regalare a tutti noi. Sentiamolo insieme. Salve a tutti, sono Daniela Novaretto e per tutti quelli che fanno parte della stanza delle orchidee e non solo, voglio dedicare questo primo tempo di una sonata in Do maggiore di Baldassarre Galuppi, un compositore veneziano vissuto nel XVIII secolo. Buon ascolto. Il primo tempo è un andante. Allora, benissimo, avete ascoltato questo brano bellissimo. Iniziamo la lezione di Capodanno che abbiamo approfondito da alcuni estratti della Rivoluzione Umana, volume 3, del quale appunto il Presidente Toda parla di questo giorno, da alcuni dialoghi della saggezza nel Sutra del Loto e da un saggio del Presidente Ikeda sulla figura di Dante Alighieri. A te Giovanni. Grazie. Prima di iniziare lo studio vorrei ringraziare a nome di tutti Daniela Novaretto per questa meravigliosa esecuzione che ci fa iniziare l'anno in questo modo andante. Buongiorno a tutti, buon Capodanno, anche non fa male ripetere 2 o 3 volte. La cosa importante è che sono passati 365 giorni, però noi siamo sempre qui e quindi per noi ricomincia una nuova sfida. Di solito, tradizionalmente, il primo dell'anno si studia il Gosho di Capodanno. Quest'anno invece vorrei fare gli auguri a tutti coloro che ci seguono affrontando dei temi che spero possano essere utili per far diventare il 2023 un anno di crescita spirituale per tutti. Diceva Toda, è passato un altro anno, che occorre vivere quest'anno dinamicamente per conseguire grandiosi progressi. Beh, siamo in sintonia con le sue parole, noi della stanza delle orchidee, perché siamo veramente talmente tanto dinamici che a volte starci dietro di noi diventa difficile. Siamo più veloci di noi stessi. Sì, siamo più veloci della luce, no?
Sì, quindi guardiamo al 2023 con questo atteggiamento. Tutto dipende dalla condizione vitale con cui lo vivremo. Passato e futuro dipendono dal dinamismo del presente. Infatti ci sono 2 giorni l'anno di cui non possiamo fare niente. Uno è ieri e uno è domani. Quindi la cosa importante è quello che stiamo facendo oggi, proprio per mettere le cause di domani. A tal proposito, nel volume 3 della Rivoluzione Umana sarebbe questo, la Rivoluzione Umana, quella che non si ristampa da tempo. Tono, incontrando i fedeli per il primo giorno dell'anno, fece il seguente discorso. Col passare del tempo, i responsabili di un'organizzazione, ma vale per ciascuno di noi, tendono ad assumere atteggiamenti abitudinari, senza rendersene conto, convinti che dopo tutto stanno facendo del loro meglio, proprio come in passato, dice Toda. Questa è la trappola che bisogna assolutamente evitare. Infatti quando noi si fa le stesse cose sempre uguali, no? Diventa un'abitudine, l'abitudine poi non funziona più. Invece per cambiare l'abitudine, guardiamo cos'è che Toda gli dice in quella mattinata. Aggiunge Toda. Ogni fenomeno dell'universo, da corpi celesti alle creature più insignificanti, è soggetto a continui mutamenti. Niente può essere uguale a ciò che era solo un istante prima. Se pensate di poter continuare ad essere gli stessi, siete degli illusi. In base a questo, ciò che conta essenzialmente è quale cambiamento avviene in voi, se in meglio o se in peggio. Qui si fa vedere una foto, così vedete qual è la differenza di 3 o 4 minuti. Abbiamo fatto 2 foto, una l'abbiamo fatta alle 4:05, 4:10, una dopo 3 minuti abbiamo rifatto la foto nello stesso posto e vedete come è cambiato lo scenario. Per capire che non si pensa che un cambio nulla, ma noi ogni momento siamo in cambiamento. Esatto. Siete schiavi dell'abitudine, indifferenti alle trasformazioni che avvengono in voi. Questo è il pericolo insito in un atteggiamento passivo riguardo alla fede, che si riflette anche nella vita quotidiana. Vorrei lasciare la parola a Angelo. Qui Toda, no? Come sempre, le sue guide severe, però severità con amore la chiama lui. Qui dice: se non vi preoccupate costantemente di questo fatto, siete schiavi dell'abitudine, indifferenti alle trasformazioni che avvengono in voi. Questo è il pericolo insito in un atteggiamento passivo riguardo alla fede, no? E come sempre noi, ogni anno, ogni nuovo anno, si fanno delle valutazioni, dei bilanci, no? Di come sono andate le nostre cose durante l'anno. Però no, io ho fatto caso a una cosa, cioè fateci caso, quasi sempre il bilancio si fa sulle cose materiali, no? Se ho trovato la casa, se ho trovato il compagno, la compagna, eccetera, eccetera, no? Ci sono tante cose che, per carità, è giustissimo, no? Sono giustissimi questi desideri, però se si legge bene la guida di Toda, ci incoraggia che quello che conta veramente, quali sono i cambiamenti interiori. Cioè questa, no? Riflessione. Sono cambiata in meglio o in peggio? Cosa sto facendo, no? Vivo nel limbo o veramente sono presente a me stessa? Perché poi ho fatto una piccola ricerca sulla consapevolezza, no? Quindi sono peggiori o migliori dell'anno scorso? Perché poi queste influenzano le cose materiali, cioè i cambiamenti interiori vanno a influenzare il lavoro, se trovo compagni e via via. Quindi perché è severo Toda? Perché dice: se non ci preoccupiamo di questo siamo schiavi dell'abitudine. Cioè, vogliamo cambiare i nostri comportamenti e le nostre azioni, però se ci accorgiamo, ecco la presenza verso se stessi, che è tutta un'abitudine e che i comportamenti sono sempre gli stessi, non cambiamo niente. Ecco perché lui dice: attenzione su ciò che è dentro. Arriva la lamentela e mettiamo un muro ai benefici, no? Io mi ricordo in un'intervista anche Tiziano Terzani diceva: il vero cancro per le persone è l'abitudine.
Il pericolo è che ci si può abituare a tutto e dopo un po' si comincia a considerare le situazioni che viviamo come normali, come sta succedendo ora, no? Ci si abitua alla pandemia, ci si abitua anche alla guerra, ci si abitua all'ingiustizia, ci si abitua a toglierci il lavoro e la dignità. E questo è il pericolo, ci si abitua a tutto. Per questo ci dice devi stare attenta e consapevole. Ma la consapevolezza, no? Se voi fate una piccola ricerca, ha due atti interiori. Uno è la conoscenza di se stessi, che è la cosa più difficile. L'altro è essere presenti a se stessi. Cosa vuol dire presenti a se stessi? No? Dare valore e attenzione a noi e a quello che ci circonda. Cioè, abbiamo capito dopo anni di pratica, in pratica un buddista accomodi. Cioè, questa è una pratica molto diversa da altre pratiche, meditazioni, che ti accontenti della tranquillità, di stare comodo, no? Qui proprio è assolutamente stare comodo, è una lotta sempre. E quindi lo scopo del buddismo è proprio questo, no? La ricerca interiore, la ricerca della spiritualità, per avere questo tipo di consapevolezza, perché se no, ragazzi, non è consapevolezza. Io so, per esempio, che il fumo mi fa male, ma come mai? C'è scritto il fumo uccide, ma come mai continuo a fumare? Vuol dire che io lo so, ma non ho la consapevolezza delle conseguenze. Quindi noi praticando, cioè va cercata questa consapevolezza che nasce dalla preghiera intensa in Namyo Renge-kyo, quindi siamo fortunati. Allora, come dice il Presidente Cheda, possiamo uscire dall'abitudine, dalla passività e fare scelte consapevoli. E allora si può realizzare ciò che nessuno ha mai realizzato. Buon anno veramente a tutti di cuore e vi auguro un anno di grande, grande consapevolezza. Perfetto, allora io vorrei ripartire da qui. Questo è il pericolo insito in un atteggiamento passivo riguardo alla fede, che poi ci riflette anche su noi, no? Anche quando noi recitiamo, sembra strano, ma dice, faccio 2 ore, tutti i giorni fa 2 ore, a un certo punto poi diventa un'abitudine. E l'abitudine non cambia niente. Ce la sa fare un resto? No, cioè quando ci vuole devi cambiare. Oggi è proprio il giorno per rinnovare. Esatto, per rinnovare la nostra fede, i nostri scopi, tutto quello che c'è. Infatti dice, Nishire definì questo potere ancora più chiaramente come Nammyo Renge-kyo e diede a questa legge una forma concreta di oggetto di culto, con l'iscrizione del gonzo dedicato a tutto il genere umano. Voglio affermare senza la minima incertezza che noi possiamo realizzare ciò che mai nessuno è riuscito a realizzare. Questo ce lo conferma Toda nella guida giornaliera del 30 novembre. Sì, prego. Toda spesso diceva, chi di voi ha problemi o sofferenze, preghi con sincerità. Il buddismo è una lotta in cui si vince o si perde. Se voi doveste pregare con questo atteggiamento e non trovare ancora una soluzione, vi darò la mia vita. L'assoluta convinzione di Toda funge da stimolo per tutti i membri. Quindi vedete cosa significa convinzione e consapevolezza, no? Invece come dianzi ho detto, a volte non si recita, però diventa un'abitudine e quindi non funziona più. E quindi poi dice ancora Toda, come riportato dal Presidente Cheda nella rivoluzione umana, il nostro obiettivo è realizzare quello che la gente considera solo un ideale, ciò che nessuno ha mai conseguito e che quindi viene ritenuto un desiderio impossibile. Nessuno deve però credere che tutto dipenda esclusivamente dalle proprie capacità. La ragione fondamentale del successo risiede nel potere del buddismo di Nishire, affermava Toda. Il concetto di severità non è quello della legge umana, ma quello della legge universale, della compassione che Nishire identificò in Nammyo Renge-kyo, ovvero la legge di causa ed effetto. Noi a volte, anche lì uguale, non ci si pensa, solamente quando abbiamo un problema ci si comincia a pensare. Quindi noi, anche questa, non ci si pensa che ogni causa che mettiamo produce un effetto. E poi prosegue e dice, nessuno ha mai raggiunto grandi obiettivi senza un adeguato allenamento e senza disciplina. Quale che sia il campo di attività,
con cui voi volgiate lo sguardo, l'arte, l'ingegneria, la politica, allenamento e disciplina sono termini che sembrano evocare la vita in una caserma. Perché il presidente Toda diceva una caserma? Perché nella caserma c'è disciplina Allenamento. e allenamento. Quindi lui fa questi esempi. Quindi noi dovremmo, anche nella nostra vita quotidiana, la consapevolezza che un allenamento e disciplina ci fa buono. Ma Toda si riferiva alla crescita spirituale delle persone. Edison diceva che un genio è per il 10% intuizione, per il 90% lavoro e disciplina. Invece noi normalmente, che siamo parecchio creativi, cerchiamo di invertire. Il 90% è intuizione, il 10% è lavoro. No, come quando si dice, no? Non funziona. Sì, no, noi non è che vorremmo, si pensa di lavorare di più, invece non si pensa di lavorare di meno e guadagnare di più. Esatto, quindi noi invertiamo, no? Quindi Edison diceva il 90% è lavoro e disciplina. 10% E invece per noi la cosa importante è fare alla rovescia. No? Si pensa sempre vorrei guadagnare di più senza pensare che mi tocca lavorare di più oppure mi tocca impegnarmi di più. Certo, se te non ti impegni come fai, no? E come diceva, no? Per quanto sia bella la strategia, dovreste ogni tanto guardare ai risultati. C'è quelli. Esatto, sono guardi i risultati, capito? Comunque. E quello diceva Tom. Esatto. Se non stai attento a cosa... Bravo. Infatti, quindi Toda riprende le parole di Niscire, dove esprime il suo augurio per tutti i discepoli nelle epoche, pensate, lui a quei tempi diceva, pensava già a noi, no? Dice, per le epoche a venire afferma che il giorno di Capodanno rappresenta un'occasione per approfondire e rinnovare la propria fede. Naturalmente come si fa noi nella stanza delle orchidee. Con il 1° tutto ricomincia. Il 1° in genere ognuno ripensa il corso dell'anno appena passato e la Terra ruota intorno al Sole 365 giorni. Non si tratta di un numero qualunque, ma del funzionamento dell'universo. È una legge, un ritmo preciso. Man mano che la vostra comprensione di questa legge progredisce, quindi ecco dove non rimane fermi all'abitudine. Man mano che la nostra comprensione di questa legge progredisce, saremo in grado di capire che voi stessi siete l'universo e che l'universo esiste in voi. A volte si esprimono obiettivi che rimangono nel mondo delle idee, altre volte si mettono obiettivi piccoli, perché si pensa che non siamo in grado di avere gli obiettivi grandi. Invece occorre mettere obiettivi grandi e ambiziosi, con coraggio, poiché questi comprendono già tutto il resto, anche gli obiettivi piccini. Quindi quelli grandi c'è quelli piccini. Quelli No, piccini... ma poi scusa, noi ci mettiamo anche sempre obiettivi molto brevi, perché abbiamo sempre fretta, no, di realizzare. Se invece si guarda ai maestri, questi si mettevano obiettivi a 30 anni, a 20 anni. Sì, come infatti quando il Presidente Kennedy dice no, mira a 20 anni di pratica. Noi obiettivi troppo veramente Poi siamo brevi. arrivati a 20 anni di pratici, ora e ricominci mira da altri 20 capo. anni. E infatti, grazie a questo scopo, vai. a questo obiettivo, siamo sempre qui. Certo, e nessuno ci ferma. E nessuno ci ferma. Infatti, poi ecco perché si parla di coraggio, no? Perché comunque noi questa lezione l'abbiamo cominciata, l'abbiamo intitolata L'anno della consapevolezza e del coraggio, perché per avere la consapevolezza di quello che ci succede, di quello che succede, ci vuole coraggio. E quindi senza coraggio non si può fare niente. Quindi ripetiamo che qui è stato spiegato bene Giovanni, il titolo dell'anno che ci siamo dati, anno della consapevolezza e del coraggio. Vado? Vai. Bene, adesso approfondiamo un tema un po' confusetto, diciamo, negli ultimi tempi anche, scusate, spesso usato a sproposito, no? Si faceva questa riflessione. Oggi, che è il primo dell'anno, ci sta molto bene cercare di chiarire e rafforzare lo spirito comunitario che stiamo creando con tante persone
della stanza dell'orchidea. Parliamo della famosa frase segui la legge e non la persona, l'avrete sentita, no? Tante volte. Allora, siccome ultimamente viene sparata e usata un po' da tutte le parti, abbiamo cercato di approfondirla e andiamo insieme a vedere. Innanzitutto, quando questa frase pare sia stata detta da Shakyamuni sul letto di morte. Quindi è importante capire quando l'ha detta e perché l'ha detta e a chi l'ha detta. Rispondeva Shakyamuni a un suo discepolo che era disperato per l'imminente dipartita del maestro, che stava andando via. Quindi lui pensava, muore il maestro, finisce tutto. Invece Shakyamuni, per tranquillizzarlo, gli trasmise il fatto che è la legge il vero maestro di vita, no? Infatti io poi questa cosa qua ora la approfondiremo bene con i dialoghi sulla saggezza del Città del Loto e lascio la parola a Giovanni. Sì, qui vediamoci bene cosa c'è scritto, no? Quando rispondeva questa frase pare sia stata detta da Shakyamuni sul letto di morte, quindi quando lui stava per morire e lui diceva era disperato, ora finisce tutto, invece no, te prosegui, te l'ho insegnata la legge. Quindi ce l'ho incoraggiato fino alla morte. E infatti nella saggezza del Sutra del Loto, volume 1, questo, pagina 396-397, qui c'è un dialogo fra il signor Saito e il presidente Ikeda, discutono proprio di questo argomento. E quindi Saito dice, maestro della legge ha dunque un duplice significato, è una persona che fa della legge il suo maestro, ma anche colui che diventa maestro e diffonde la legge. No? Faccio un esempio, come il maestro va a scuola, poi diventa maestro e insegna agli alunni, ma questo si fa anche nel commercio, no? Voglio dire, uno impara a fare qualcosa, un ingegnere, esatto, quindi prima impara e poi insegna e prosegue. E quindi qui dice, va messo proprio nella vita quotidiana, perché sennò noi siamo sempre... Si stacca dalla realtà, si stacca dalla realtà. Delle nuvole. E quindi dice, fa della legge il suo maestro, ma anche colui che diventa un maestro e diffonde la legge. Fare della legge il proprio maestro rappresenta l'aspetto di un bodhisattva che ricerca la via, mentre il maestro che diffonde la legge è l'aspetto del bodhisattva che si sforza e condurre gli altri all'illuminazione. Presidente Ikeda risponde. I maestri della legge possiedono entrambe queste qualità. Dimenticare il lato del ricercatore vorrebbe dire diventare arroganti, no? Quindi, come si dice in gergo, spirito di ricerca, no? Se ci va lo spirito di ricerca, e quindi ci si diventa arroganti. Dimenticare il lato del Salvatore vorrebbe dire diventare egocentrici. Continuando ad approfondire la loro personale comprensione, i maestri della legge conducono gli altri alla felicità e aiutano gli altri a diventare felici. Approfondiscono ulteriormente la propria comprensione. Ricercare la via equivale a salvare equivale a ricercare la via. Questa è la via suprema. Ora mi vorrei fermare un momentino, Quindi dice, aiutando gli altri a diventare felici, approfondire ulteriormente la nostra comprensione. Ricercare la via equivale a salvare. Possiamo dire anche risvegliare e salvare equivale a ricercare la via, questa è la suprema. Chi ha un ruolo dovrebbe impegnarsi a far prendere i benefici alle persone, no? Come un allenatore di una squadra. Cosa fa l'allenatore di una squadra? Giocare bene i giocatori. No, mette in sintonia tutti i giocatori del proprio ruolo perché questi possono giocare il meglio e quindi ognuno di noi dovrebbe pensare come posso fare che le persone piglino benefici o si risveglino alla via. Questa è la nostra missione e quindi è la legge di causa-effetto. Se io penso agli altri, come si dice in Gong, lo finisce. Questo è il mio pensiero. Questo è il mio pensiero esatto. Quindi dovrebbe essere questo, no? Invece noi si pensa solamente ai nostri obiettivi, io sto male, non trovo quello. Quindi poi siamo confusi da un sacco di pensieri. Siamo chiusi in noi stessi e quindi è difficile. Però siamo già avanti, Giovanni.
Sì. perché la via del Salvatore non ce l'abbiamo. Abbiamo Angela, chiama Salvatore, già. siamo già a No, un no, punto. aspetta. Ci manca il ricercatore. No, aspetta, non solo Cos'è, Salvatore, Angelo? ma anche Angelo, capito? No, Quindi da una parte Angelo abbiamo Salvatore. Angeli, da una parte abbiamo Salvatore. Allora Quindi La battezziamo un po' siamo a perché noi siamo posto. Siamo a quindi noi posto. come primo dell'anno si incomincia già bene. metà Grazie. dell'ora. Comunque, questa è la via suprema. E come diceva Gandhi, possiamo dire che non esiste una speciale via per il risveglio. Il risveglio Alla è la via. via. Invece non si fa alla rovescia, no? Si dorme. Esiste quindi un processo di risonanza tra il nostro risveglio spirituale e quello delle altre persone. Vedete anche qui. Questo lo diceva Toda, anche lo dico io. Come è successo a noi della stanza delle orchidee, siamo partiti in 18, risvegliati, oggi siamo 2610 iscritti, più di migliaia di persone che ci seguono. Quindi è come se si fosse risvegliato un sacco di persone. Quindi quando uno si alza e decide qualche cosa, questa è convinzione, perché siamo nel giusto. E quindi Toda prosegue. Che io partecipi o meno alle riunioni, ognuno di voi deve sforzarsi al massimo nell'attività di propagazione. Quindi, che ci sia o non ci sia, come il Presidente chiede, che ci sia o non ci sia, ci dovremmo sforzare al massimo nella propagazione. Se pensate di avere fede, significa semplicemente venirmi dietro senza prendere alcuna iniziativa individuale, e qui ci sarebbe da fare, vero? Perché qui Senza prendere alcuna iniziativa individuale. Sì, perché quando uno prende un'iniziativa Pure viene individuale, non siamo né taidosci, non siamo né tadisci, insomma, tutte queste cose arroganti. E Cristi usano degli slogan, vengono usati degli slogan ma in per tutti i centrare posti, niente. esatto. No, come anche ora, no? No, sì, In politica, no, non si guarda, no? Ha vinto un governo e l'altro dice, ma io non ci va bene quello che fanno perché dovrebbero fare questo e questo, ma ci sei stato te per 10 anni, 15 anni, perché lo facevi te? Perché lo facevi te? Quindi c'è l'alternanza. pensa come no, pensa proprio, ma mia per entrare, perché proprio come siamo tutti distorti, no? E quindi dice, senza prendere alcuna iniziativa individuale, state commettendo un grosso errore. Con tale atteggiamento la vostra fede scadrà rapidamente in una pratica abitudinaria. Questo è il vero pericolo, che noi non dobbiamo mai assolutamente essere passivi. Guardate, vi dico la verità, ci sono tante persone che dicono io faccio 2 o 3 ore al giorno, continuo, però poi di susta non c'è niente, perché si resta per abitudine. E d'altra parte, ragazzi, ragazze, io ve lo dico, se non abbiamo un problema non ci si mette quella determinazione e quella forza. Quindi il problema o la difficoltà è il motore che ci rende vivi. Anche un grande obiettivo, Proprio una grande è lì che ti ambizione. metti. E infatti Toda dice, pensava innanzitutto a come ottenere che 100 persone avanzassero insieme di un passo, piuttosto che far compiere 100 passi a solo un individuo. Poi prosegue, perché quando uno va avanti poi gli tocca ritornare indietro, quindi è meglio, esatto. E poi dice, questa è una cosa che la conosciamo tutti, però a volte ripetere non fa male. Vorrei pregarvi di un'altra cosa, non ripetete le mie parole come dei pappagalli. Quando andate alle riunioni, che io sia presente o meno, desidero che ciascuno di voi trasmetta al sincero incoraggiamento, basato sulla propria fede e sulla conoscenza della filosofia buddista, sulla conoscenza, senza conoscenza, no, ma senza conoscenza della persona, esatto. No? Va chiarito bene i principi, se no vengono usati. No, ma leggete bene se c'è scritto nel Sutra dell'Opa, così non c'è bisogno che... No, poi dice basato sulla propria fede. Sulla propria perché anche fede. lì si sbaglia, cioè basato sulle mie esperienze, sulla No, è fede anche usare, e sulla mia conoscenza. Usare le parole a pappagallo del maestro, si scredita anche il maestro. Quello si diceva segui la legge e non la persona, che uno lo dice, lo butta lì senza sapere nemmeno il vero significato di questa parola. Comunque a questo punto poi vorrei concludere il mio discorso rifacendomi al saggio che Ikeda scrisse sulla figura di Dante e che potete trovare sul Nuovo Rinascimento 265, 266 e 277, che vi invito caldamente a leggere molto attentamente perché rispecchia i tempi che stiamo vivendo in questi difficili anni. E qui incomincia con la Divina Commedia.
16. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi trovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Quindi già pensate se diceva, questo non era più presente a se stesso. non è altro che la via era quella dell'anima, naturalmente. Anche oggi, dell'inferno. ed è certo un pezzo È un pezzo dell'inferno. Anche oggi, se non stiamo attenti e consapevoli, perdiamo facilmente la via. Ikeda ricorda il suo primo incontro con Toda. Pensate cosa ne chiese il primo incontro. Così giovane. Così giovane, cagionevole, insomma un po' di tutto. Signore, qual è il modo di vivere corretto? Pensò a se stesso e basta. No, qual è il modo di vivere corretto? Benché fosse il nostro primo incontro, gli chiesi la cosa che più mi stava a cuore. E alla domanda di un giovane sconosciuto, egli rispose con grande dignità. Todd aveva passato 2 anni in carcere per la sua opposizione alla guerra e già questo fatto bastò solo a ispirarmi fiducia. Ora io voglio dire, facciamo un esempio, che in Giappone ci sia stato 100 milioni di persone, lui l'ha convinto perché ha fatto 2 anni di carcere per una verità che lui credeva, come tutti i grandi leader, no? Senza andare dietro. Anche giovane Ikeda guardava queste cose, pensa già come era avanti, guardava discorsi. Esatto, non guardava che tutti questa è la maggioranza, la minoranza, non c'entra proprio niente. L'amore. Comunque lì poi prosegue e dice: con il Giappone in balia di governanti sprovveduti, Toda rimase ancorata alla verità e alla giustizia e per il suo amore per la pace e la sua dedizione alla legge mistica fu perseguitato. La sua risolutezza era incrollabile, ma in quel periodo si veniva calunniati e bollati come traditori semplicemente perché si diceva la verità. E oggi? Meditiamo, gente. Meditiamo Perché non è cambiato niente. E quindi Dante cita il filosofo greco Aristotele, dicendo: sotto un cattivo governo un uomo probo è un cattivo cittadino. Già che questo era proprio il caso di Todd. Decisi di farne il mio maestro e la mia vita da quel momento fu tutt'uno con la sua. Si legge nella Divina Commedia: l'8° cerchio è luogo di pena per i falsi e bugiardi. La menzogna è una terribile ingiustizia che nuoce alla verità favorendo il male. Gli ipocriti ricevono la punizione più severa, cui Dante abbia assistito fino a quel momento. Un peccatore afferrato da un diavolo viene scagliato a testa giù nella pece bollente. Da vivo era un funzionario pubblico e aveva imbrogliato i suoi concittadini per riempirsi la borsa. In un'altra scena i demoni tormentano il capo di una fazione politica che si fece corrompere dalle tentazioni di fame e benessere. Questo racconta quanto accadeva a tempi di Dante. E oggi com'è la situazione? Agli occhi dei malvagi e dei corrotti, chi difende verità e giustizia è un ostacolo. Chi si oppone al male con coraggio e abbraccia altruisticamente la causa della gente è d'intralcio. Ecco perché gli onesti diventano bersaglio dei malversatori. Sono perseguitati proprio perché sinceri e giusti. Ci sono molti esempi di questo nella società. Pensate, noi si guarda cosa sta succedendo in questa guerra. In definitiva nel mondo c'è 153 guerre. 153 guerre. E se si analizza bene, qualcheduno ha voluto questa guerra. Certo. Se si analizza bene. E non fanno mai bene alla gente. Esatto. Non serve alla gente. Quindi decidano e poi chi ne subisce è poco. Perché qui c'è 153. Chi si oppone viene... No, anche la storia è così. all'Iran è 40 anni che ne fanno sanzioni, non è cambiato nulla. Quindi le sanzioni, come quello che dice te o fai così, ci si ingegna per poi cambiare. Quindi pensate che la guerra che c'è, si fa per dire, quello che sta succedendo, la Russia ha perso solamente il 3% del PIL,
Ma sapete cosa ha fatto? Tutto quello che gli si mandava, se non cominciano a fare loro in casa. Se non cominciano a fare loro in casa, capito? Ci sono delle strategie, dei meccanismi che veramente Difesa, noi, certo. sì, non si sta a sentire. Le giornali questa sera invece dovremmo approfondire cosa sta succedendo. Forse lo sapremo meglio, no? Come ammazzano le bimbe di 14 Con anni. gli occhi del buddismo, Sì. della Ma anche società. da fonti diverse. Sì, ma si potrebbe parlare di tante cose, non Perché ci è vuole questo, entrare. no, No, no. qualcuno ha interesse a fare queste cose. E quindi il presidente Cheta afferma: la vita è una lotta, quindi amici miei, vi prego di essere vincitori e di sforzarvi risolutamente e trionfare, perché la vostra vittoria assicurerà il trionfo della verità e della giustizia, mentre se vi lasciate sconfiggere causerete infelicità a voi stessi, alle vostre famiglie e ai vostri compagni di fede. Lo scopo della pratica buddista è essere vittoriosi. La nostra fede non può essere sconfitta, come dice Dassoni. Una sola verità dissolve molte forze malvagie. È come quando la guerra dura tanto, fa una strage, ma quando poi viene la pace, a quel punto si ricostruisce. Quindi bevo un pochino, perché insomma tutti quest'anni parlare del sennò poi 1315, infatti, però oggi insomma, poi di questi siamo di là. secoli. Quindi, Avevo anche dopo aver passato fa un brindisi, 360, vai. facciamo un brindisi, Con dai. l'acqua. Alla salute di tutti, ragazzi. Champagne. Alla salute di quando ci dice umano. Si dice a Livorno. Nel 1315, 6 anni prima della sua morte, dopo molti anni di sofferenza in esilio, a Dante venne accordato di tornare nella sua città, ma a condizioni oltremodo umilianti. Avrebbe dovuto recarsi al carcere, pagare una multa e fare penitenza per i propri peccati, percorrendo le strade dalla prigione alla chiesa, vestito di tela di sacco, con un berretto da buffone in testa e un cero acceso in mano. Questo la sua città. Sì. La sua città, nessuno è profeta in patria, è proprio vero. Poi il potere di Esatto. E infatti, cosa Anche fece loro. Dante? Dante oppose quello che venne definito il gran Grande rifiuto, rifiuto. dichiarando: non posso forse guardare il sole e le stelle ovunque mi trovi? Ah, Non posso contemplare la dolce verità sotto un cielo? sotto ogni cielo. Sotto ogni cielo, invece di Meraviglia. essere a Meraviglia. Firenze. Hanno spirito Questo di- si chiama libertà, libertà di pensiero. L'esilio lo privò della sua città e lui reagì facendo del mondo la sua casa. L'esilio lo calò in una tragedia e lui trasformò quella tragedia nel poema del trionfo dello spirito umano, la Divina Commedia. Questo si potrebbe dire come il presidente Cheta nel 79, no? Quando Hanno costretto a l'hanno dimettersi costretta a dimettersi alla sua arcaica. e sua moglie disse: non ti preoccupare, c'è il mondo. Ora sei libero anche. Ora sei libero. Finalmente E sei quindi libero. questo. Ma questo poi, per esempio, dice, affermò di considerare la sua sfortuna con onore. Un onore addirittura. Un onore. Questo lo disse sia Dante nella Divina Commedia e sia Presidente Cheta, ma c'è anche di più. Forse noi non ci si ricorda, ma quando la Nichiren Shoshu decide di... La Presidente Cheta lo voleva... Ah, gli mandarono una lettera. Gli mandarono una lettera. Nella lettera certo. c'era scritto che lui doveva chiedere le scuse, sottolineando che doveva riflettere sui suoi errori. Quindi non è solamente è successo a Dante, è successo anche al Presidente Cheta, ma come è successo a tutti, no? A Nishire, A Nishire, a tutti, Makiguchi, a Makiguchi, capito? Quindi si ripete sempre le stesse parole, devi chiedere scusa e riflettere. A me mi hanno detto Infatti, che devo guarda, riflettere. veramente. Io insomma, all'altro non devo mai Anche riflettere. te devi riflettere sui Sì, tuoi lo so. errori. Questo è un tipico modo per creare sensi di colpa a chi combatte per la verità. Negli ultimi anni ne abbiamo visti di questi esempi, ragazzi, specialmente anche commedia, ma comunque andiamo avanti. Quindi, quando qui dice affermò di considerare la sua sfortuna un onore, infatti, i ravennati diedero sepoltura alle spoglie di Dante in una chiesa del posto e determinati a non separarsi dal poeta che aveva vissuto gli ultimi anni nella loro città, rifiutarono di consegnare ai fiorentini
che ne chiesero più volte la restituzione. Eh. Per concludere, con molto affetto e empatia, vorrei fare a tutti voi, amici e amiche, i miei migliori auguri per il nuovo anno con le parole di alcuni grandi della storia. Un personaggio specialmente che amo appassionatamente diceva: anche il prossimo anno sappiamo cosa dobbiamo fare. Tutto ciò che manca è la volontà di farlo. Questo era di Nelson Mandela. Ma noi questa volontà della stanza delle orchidee Ce l'abbiamo. Ma io invece, quindi questo è stato un grande personaggio della storia. Ora vorrei prendere un ragazzo, un giovane. Abbiamo scoperto un giovane poeta romano, Esatto. scrittore molto bravo, molto interessante. Si chiama Andrew Fabio. Vedi, da una parte c'è Salvatore, Andrew, da una parte c'è siamo Andrew, arritti. quindi siamo arritti. Siamo a posto. Sentite bellissima questa poesia di questo scrittore e poeta romano. Resta una persona esigente, complicata, unica e speciale. Anche se non è facile starti vicino, resisti. Prendilo come un vanto, perché lo è. A diventare persone normali ci vuole un attimo. A piegarci alla normalità siamo capaci tutti. Aspetta che la bellezza ti noti, che la meraviglia ti corteggi. Costa caro essere speciali, restaci, neppure un passo indietro, per nessuno mai. Grazie. Con questa poesia abbiamo concluso questo primo incontro. Oggi ci vediamo oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio ci vediamo e sarà una festa eccezionale, perché parteciperanno 17:30 tutti collegati. 17:30 tutti collegati. Ci saranno delle sorprese. Ci sono le sorprese. Ci sono le sorprese, quindi non manchiamo e incominciamo quest'anno veramente con un ritmo entusiasmante. Ricordiamoci che la lezione di Capodanno, e è per tutto l'anno, l'abbiamo intitolata l'anno della consapevolezza e del coraggio, perché avere consapevolezza ci vuole coraggio. Coraggio. Guardarsi dentro. Quindi la storia sarà gentile con noi perché intendiamo scriverla. Certo. E abbiamo incominciato il terzo capitolo. Italia. Buon anno a tutti. Grazie per Pomeriggio, averci ragazzi. ascoltato. Ciao ragazzi. Buon anno.